Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi voglio aiutarvi a capire se siete in allineamento con il vostro progetto. Può essere un progetto di vecchia data, un progetto appena iniziato. Andiamo solo a vedere se questo progetto è in allineamento con la vostra anima, ok? Se avete più di un progetto potete scegliere più di una variante. Qui abbiamo 3 cristalli, il primo è un quarzo citrino, la seconda variante è un'ossidiana e la terza variante è una pirite, ok? Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il quarzo citrino. Andiamo subito a vedere se siete in allineamento con il vostro progetto. Ragazzi, come ricordo sempre, le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla, potete ascoltare una delle altre 2 letture. Vi consiglio anche di dare un'occhiata alla descrizione del video perché ci sono sempre video che potrebbero interessarvi. Bene, andiamo a vedere per quello che riguarda questo progetto se siete in allineamento oppure no. Ragazzi, 2 di coppe, regina di bastoni, la morte, cavaliere di bastoni, la luna e 7 di pentacoli. Dunque ragazzi, questo 2 di coppe al contrario mi dice che allora innanzitutto è come se non ci fosse un compromesso, un accordo. Potrebbe trattarsi di una situazione romantica, visto che è un 2 di coppe, però è come se non ci fosse un equilibrio tra queste 2 persone. Non è necessariamente detto che sia una questione romantica, semplicemente fa riferimento a un accordo, a un compromesso, a un incontro anche, perché no? Per qualcuno si tratta proprio di non avere questo tipo di compromesso. Andiamo a vedere, ok, temperanza. E 9 di coppe. Io credo che qualcuno qui stia bene così com'è, sia ancora probabilmente in fase di guarigione, si stia godendo, eh, mi viene da dire la pace e la serenità, perché vedo la temperanza, è un angelo, quindi è come se foste un po' guidati anche dall'alto. Però fondamentalmente o siete titubanti nel prendere qualche tipo di accordo e state prendendo tempo, perché qui la temperanza parla anche di pazienza, o semplicemente come se questo accordo, questa nuova strada, o meglio il non accordarvi con nessuno, vi desse un certo tipo di soddisfazione personale. Di qua abbiamo la regina di bastoni e la morte. Allora, devo dire che la regina di bastoni mi, mi dice che dovete lavorare sulla vostra capacità comunicativa, come se aveste bisogno di imparare a usare meglio le parole. È come se aveste bisogno di sfruttare meglio quello che è la comunicazione con le persone che sono intorno a voi. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 8 di spade e un 8 di pentacoli.
Ragazzi, qui può far riferimento al fatto che siate, diciamo, in una situazione di stallo per quello che riguarda questo progetto, per quello che riguarda la quotidianità, se fosse potrebbe essere un lavoro, ma con questo 8 di spade qualche cosa mi dice che state vedendo più negativo di quello che è. È come se non vi sentiste nel vostro potere personale in questo progetto o in questo lavoro, ma il punto qui con la carta della morte è che dovete semplicemente cambiare qualche tipo di karma, qualche tipo di dinamica. Con la carta della morte si parla anche di rigenerazione, probabilmente è quello che non riuscite a fare, a dare una nuova vita a questo tipo di progetto o di relazione. Andiamo a vedere la carta della morte. Ok, abbiamo un 8 di coppe, che è una carta che parla di ricercare la propria verità, e un 2 di spade al contrario. Avete due carte con le figure bendate. C'è qualche cosa in questo momento che non riuscite a vedere. Tenete presente che anche qui avete la luna, quindi si può parlare di proiezioni, come se ci fosse qualche cosa di cui voi siete convinti, che però in realtà non è la realtà reale, scusate il gioco di parole, ma è una realtà proiettata, condizionata, perché non avete in mano tutti i dati, diciamo così, per poter effettuare una valutazione veritiera. E difatti qui avete l'otto di coppe, vi dice cercate qual è la vostra verità, ok? Cercate di capire che cosa dovete rigenerare con questa morte, che cosa dovete tagliare, cosa è necessario lasciare indietro per riuscire a far espandere questo tipo di progetto. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, perché il cavaliere di bastoni mi dice che, allora, o potrebbe essere una persona se per voi questo progetto fosse riferito a una questione romantica, oppure potrebbe essere il vostro modo di andare avanti, come se ci fosse un nuovo entusiasmo. Andiamo a vederlo. Abbiamo un re di pentacoli e nuovamente la torre. Allora ragazzi, se fosse un progetto lavorativo, qui si tratta di andare un po', mi viene da dire contro le idee di qualcuno. Qui siete voi che dovete cercare la vostra verità, il vostro modo di lavorare, il vostro modo di portare avanti questa collaborazione, questa relazione o questo progetto, ok? Allora, qui potrebbe anche essere che l'aiuto che vi aspettavate da questa persona potrebbe non arrivare. Non sento che sia la persona in sé che non voglia aiutarvi, ma probabilmente potrebbe succedere qualche cosa per cui questo aiuto o arriverà più tardi o non arriverà proprio. La carta della torre è reset, ok? È la caduta dell'ego, è come se ci fossero certe certezze che cadranno fondamentalmente. Andiamo a vedere la luna, perché la luna, come vi dicevo prima, è una carta che parla di sogni, ma anche di proiezioni. Andiamo a vederla. Nove di spade e 9 di bastoni. Interessante perché qui avete 8 e 8 e qui 9 e 9. Ah, c'è anche qui un altro 8 tra l'altro. Ragazzi, ehm, qui ho come la sensazione che dobbiate pararvi un pochettino le spalle. Ehm, guardate, ho la sensazione che siano gli altri, che dobbiate pararvi le spalle dagli altri, perché il 9 di bastoni mi parla di difendersi. È come se ci fosse qualche cosa legato al passato che vi fa avere ancora paura di non farcela in questo progetto, però in realtà avete il 9 di spade al contrario, quindi siete già usciti da quel tipo di problema, da quel tipo di situazione. È giusto creare le barriere difensive perché le esperienze pregresse devono servire per imparare, diciamo, a non essere più fregati nel futuro.
Vi ripeto, la luna parla di sogni, ma anche di proiezioni, quindi può esserci qualche tipo di idea che avete inerente a qualcuno o inerente a una certa situazione, che vi fa rimanere sulla difensiva, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, mi è caduta una carta, la recupero un attimo. Abbiamo un bellissimo asso di coppe e un 2 di pentacoli al contrario. Ragazzi, qua fondamentalmente vi dicono di non aspettare più. 7 di pentacoli è la carta della pazienza, ma qui è il contrario, quindi fondamentalmente iniziate, uscite dal dubbio, uscite dal bivio, iniziate a fare qualche cosa, iniziate a aprire il cuore, mi verrebbe da dire, con questo asso di pentacoli. Andiamo a vedere ancora Osho, cos'altro ci può dire. Ragazzi, diciamo che con questa torre c'è la necessità di resettare qualche cosa all'interno di questo progetto. Wow, carta del giudizio. Oltre le illusioni, le metto qua. Poi abbiamo celebrazione, abbondanza, wow, e il creatore. Oltre alle illusioni mi ricorda un po' la luna, è la carta del giudizio in effetti, ma qui si tratta di cercare la vostra verità. Ok, si tratta di lasciare indietro le proiezioni degli altri, le paure, perché qui ragazzi con queste carte celebrazione, abbondanza, il creatore, cioè potete solo espandervi, arrivare verso l'abbondanza, celebrare. Quello che vi dicevo, si tratta di aprire il cuore e di avere anche un po' fiducia in quello che l'universo sta disegnando per voi, ok? Comunque, diciamo che il progetto lo sento in allineamento con voi stessi se non vi fate condizionare da altre persone, se ricercate voi stessi la vostra verità. Non cercate aiuto nelle persone esterne perché voi stessi avete l'abbondanza. Sono due re, un re di bastoni e un re di denari. Voi siete già l'abbondanza. Il punto è che dovete andare oltre le illusioni. Andiamo a vedere ancora un koan. C'è qualche proiezione, qualche paura, qualche realtà che dovete, diciamo così, bypassare. Perché anche qui avete un 8 di spade, un 2 di spade. C'è qualcosa che non vedete. Credo che quello che non vedete, che non vediate sia la vostra verità. È un po' come se magari state ascoltando tanti pareri e non riuscite a capire qual è la strada migliore per voi. Quello che vi dicono qui le carte è di non ascoltare troppo i pareri degli altri, anche perché ognuno vi dà un suggerimento filtrato dalla propria esperienza, dalle proprie credenze, dalle proprie abitudini e così via, dal proprio modo di pensare, dalle proprie paure. Quindi non è detto che sia un consiglio che va bene per voi, ecco, quindi non fatevi troppo condizionare dagli altri e cercate di seguire il cuore. Andiamo a vedere i con. Il saggio non si affanna per arrivare. Wow! Ci vuole tempo, ragazzi. La carta dell'otto di coppe è la carta del ricercatore, ma ci vuole tempo, appunto. Le ricerche spirituali, le ricerche interiori o la ricerca del proprio scopo di vita è una cosa che avviene poco per volta, ma per arrivare qui dovete passare da questo asso di coppe. Quindi dovete lavorare sul quarto chakra, sull'amore, sulla generosità, sul dare.
Mm? E soprattutto, avendo anche questo 7 di pentacoli, smettete di aspettare che siano gli altri a darvi il via. Agite voi, e anche per quello che qui avete il cavaliere di bastoni. Bene, amici del quarzo citrino, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare. Vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute anche alle persone che hanno scelto l'ossidiana. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare una delle altre due letture e vi consiglio sempre di dare uno sguardo alla descrizione del video perché trovate link a video che potrebbero interessarvi. Bene ragazzi, andiamo a vedere anche per voi se questo nuovo progetto è in allineamento. Allora abbiamo un re di bastoni, la temperanza, la morte, la regina di spade, cavaliere di bastoni e 2 di coppe. Ragazzi, io credo che qui si tratti di un progetto, in realtà è come se non vi sentiste all'altezza di questo progetto. Il re di bastone al contrario mi dice che manca una sorta di sicurezza personale, una sorta di azione. È come se ci fosse una sorta di equilibrio, di calma, una sorta di routine che non volete cambiare. Ah, scusate, questo non è la morte, è l'eremita. Allora, è come se non voleste. Allora, innanzitutto potrebbe essere una questione romantica per qualcuno, perché qua terminiamo con un 2 di coppe. Però ho come la sensazione che qualcuno non voglia farsi intrappolare, come questa sensazione. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il re di bastoni. Nove di pentacoli al contrario e il sole. Sì, esatto, è come se non ci fosse abbastanza sicurezza in voi stessi per intraprendere questo progetto, magari qualcuno non è indipendente a livello economico e quindi c'è qualche tipo di titubanza, ma ho come la sensazione che ci sono le possibilità per far espandere questo progetto. Fate attenzione perché se siete giovani o se il progetto è nuovo ci potrebbe essere un po' di ingenuità nel gestire questo tipo di progetto. Andiamo a vedere la temperanza, perché la temperanza mi dice che c'è da portare ancora pazienza. Abbiamo un 6 di spade.
Sì, in questo caso ho come l'idea che vi dica di guarire da certe credenze limitanti che avete acquisito durante l'infanzia. Guardate, è venuta fuori anche la carta della famiglia, quindi probabilmente qui c'è qualcuno che non si sente all'altezza di questo progetto per questioni appunto magari legate alla famiglia o per quello che ha imparato in famiglia. Tenete presente che il 10 di coppe può rappresentare anche la famiglia lavorativa, ok? È una carta di compimento, ma è come se qua vi dicessero che avete bisogno di allontanarvi dalle idee che avete per riuscire ad arrivare a questo compimento. La questione è che qui, avendo l'eremita, è come se non foste da soli. Andiamo a vedere l'eremita. È come se non foste indipendenti, se non poteste decidere per voi soli. Andiamo a vedere l'eremita. Mondo al contrario e 8 di spade. Sì, ragazzi, ho la sensazione che qualcuno qui pensi di non riuscire a far altrimenti, di non avere altre scelte, di non essere completamente indipendente. È come se vi doveste affrontare con qualcun altro nella realizzazione di questo progetto. Ci potrebbe anche proprio essere qualcuno che vi rema contro, ve lo dico, se fosse per esempio un progetto aziendale. Potrebbe proprio esserci qualcuno che vi mette un po' i bastoni tra le ruote, o comunque qualcuno più in alto di voi da dover convincere, diciamo. Andiamo a vedere la regina di spade perché la regina di spade è una carta che vi invita a fare dei calcoli, dei progetti, delle liste, dei programmi. Se ci fate caso, in questo mazzo è rappresentato come una donna che gioca a scacchi. Bisogna creare un gioco di strategia. Andiamo a vedere. Quante? 5 di pentacoli, cavaliere di spade, 8 di pentacoli, il papa e la giustizia. Ragazzi, questa è una situazione lavorativa, è una situazione che non è in equilibrio, non è regolarizzata, non è ufficiale e ho come la sensazione che questo tipo di progetto non sia esattamente quello a cui voi aspirate. È qualcosa, credo, dentro il quale vi siete ritrovati. È come se non aveste potere decisionale e qui lo vediamo, c'è qualcuno che vorrebbe proprio scappare da questo progetto, ma avendo queste due carte al contrario non c'è una ufficializzazione, non c'è un equilibrio all'interno di questo progetto. E per quello che avete la regina di spade vi consigliano di fare veramente dei piani e soprattutto la regina di spade è una di quelle energie che taglia quello che non serve più senza troppi sentimentalismi. Perché anche qui c'è un 5 di pentacoli al contrario e mi dà un po' la stessa sensazione del 9 di pentacoli al contrario. Siete dipendenti dalle scelte di qualcuno, magari proprio un lavoro di tipo dipendente, però è come se foste dipendenti dalle scelte di qualcuno. E la regina di spade mi invita a tagliare. Allora, abbiamo anche questo cavaliere di bastoni che in realtà è un po' come se mi dicesse andate avanti per la vostra strada. È un cavaliere di bastoni, è un'energia che si muove veloce comunque, ok? Andiamo a vederlo. Hm. 2 di coppa al contrario. E la morte. Scusate, è 10 di spade che è l'arcano minore della morte. Voglio andare a vedere anche questo 2 di coppe, abbiamo un 6 di pentacoli e la regina di spade nuovamente. Ragazzi, qui si tratta di mettere le cose in chiaro. Si tratta di dire anch'io merito il giusto riconoscimento, anche 6 di
pentacoli, che è l'arcano minore della giustizia, è al contrario. Qui o siete sottopagati o vi stanno riconoscendo meno di quello che dovete, ed è ora di puntare i piedi, di cambiare con questo tipo di meccanismo, di dinamica, creare un nuovo tipo di accordo. Di nuovo, avete la regina di spade. Cercate di tagliare quello che non vi serve più. Se non vi sentite valutati nel giusto modo, può essere il caso di lasciar perdere questo tipo di progetto, magari. Non è che il progetto non sia in allineamento con voi, ma sono le persone che girano intorno a questo progetto che non vi fanno sentire adeguati, che non vi fanno sentire all'altezza, che non vi fanno sentire ripagati nel giusto modo. Andiamo a vedere con Osho che cos'altro vi posso dire. Il punto è che probabilmente siete in un progetto con anche altre persone, non potete fare quello che vi pare, però è anche vero che qui non vi danno né la giusta ricompensa, né la giusta attenzione, né il giusto spazio. Però a un certo punto prendetevelo. Andiamo a vedere. C'è anche un 8 di spade, siete voi che vedete più negativo di quello che è. In effetti io credo che tutte queste carte qui al contrario siano solo per questo vostro punto di vista, perché nel momento in cui puntate i piedi, come la regina di spade vi consiglia, vedete che riuscirete a trovare un nuovo tipo di accordo. Ecco, completamento, vediamo ancora una carta che è la carta del mondo. Come se doveste o completare o concludere qualche cosa. Ragazzi, qua si parla di contratti, dovete firmare dei contratti. Guardate, 3 arcani maggiori, impressionante. Abbiamo il mondo, il matto e l'eremita. L'eremita ce l'avevate già qui. È come se vi dicessero di completare, portare a compimento la situazione che avete già in essere, poi di iniziare qualche cosa per conto vostro, da soli. Ok? Probabilmente, ripeto, sono le persone che ci sono intorno a questo progetto, intorno a questa situazione, che non vi fanno bene. Qui avete bisogno di tagliare, di trovare dei nuovi compromessi, di concludere o di completare qualche cosa per poi poter ripartire per nuove avventure. Tenete presente che quando c'è la carta dell'eremita voi avete tutte le conoscenze, le esperienze, le capacità per affrontare questo tipo di percorso da soli. Il punto qual è? Semplicemente che non credete in voi stessi. Solo quello, perché poi il resto c'è. Avete questa visione negativa, però in realtà le capacità le avete. Andiamo a vedere, ok, un koan. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti, non coglierai mai il bersaglio. Wow, non poteva esserci carta più indicata. Vi dicono, guarda e vedi con i tuoi occhi. Fate voi il viaggio. Non vi fidate di quello che dicono gli altri. Perché quando gli altri vi dicono qualche cosa, questo qualche cosa è filtrato dalle loro credenze limitanti, dalle loro esperienze, dalle loro abitudini, dal loro modo di pensare. Può essere che una cosa che è vera per qualcun altro per voi non sia vera, o sia vera in un altro modo. Ok? Se un amico o un'amica ha provato, non lo so, ve la butto lì, ad aprire un negozio di figurine ed è andata male, non vuol dire che voi abbiate lo stesso destino. Ok? Cari amici dell'Ossidiana, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere comunque con un commento, con un like, con eventualmente una vostra iscrizione, o se avete piacere potete anche iscrivervi. No, scusate, ho saltato il like. Bene, comunque spero che la lettura vi abbia aiutato. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenute alle persone che hanno scelto la Pirite. Anche per voi andiamo a vedere se questo progetto è in allineamento con voi. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare una delle altre 2 letture. Vi consiglio inoltre di
curiosare nella descrizione del video, perché lì trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi, e poi ci sono anche altri link a video che potrebbero esservi utili. Andiamo a vedere. Partiamo con la carta della temperanza. Wow, giudizio, 2 arcani maggiori tanto per cominciare. Cavaliere di bastoni. Asso di bastoni. Fante di spade. E eremita. È interessante come siano uscite quasi le stesse carte per le letture. Ci sono delle carte che si ripetono. Allora ragazzi, devo dire, il progetto con la carta della temperanza pare essere un progetto o che possa farvi guarire o che sia realmente dedicato alla guarigione e all'aiuto degli altri. È un qualche cosa che per adesso è in equilibrio con la carta della temperanza, ed è anche un qualche cosa, mi dice, per cui ci vuole pazienza, probabilmente è una questione lunga. Andiamo a vedere la temperanza. Imperatore al contrario. Cavaliere di bastoni che era già uscito qui. Probabilmente qualche cosa che non è ancora stabile, non è ancora definito. Può essere che sia un progetto appunto dove ci vuole del tempo per stabilizzare la cosa, ok? Mm. Abbiamo la carta del giudizio. Io credo che qui abbiate avuto una super idea, una rivelazione quasi, su quello che potrebbe far funzionare. Mi parlano di Ikigai. Per qualcuno potrebbe magari risuonare come se aveste trovato, ehm, diciamo, il vostro reale scopo di vita, mi verrebbe da dire. Carta del giudizio è la carta dell'illuminazione, del risveglio di coscienza, di consapevolezza, del risveglio spirituale anche. Ho anche la sensazione che per qualcuno sia un progetto di vecchia data che sta, diciamo, ritornando in voga, ritornando in auge. Cioè, nel senso, può essere per qualcuno che sia un progetto iniziato magari tanto tempo fa, per cui ci vuole pazienza. Andiamo a vedere questa carta del giudizio. Re di spade e 9 di pentacoli. Guardate, potrebbe fare riferimento a un'attività autonoma, visto che abbiamo il 9 di pentacoli, però io ho come la sensazione che ehm, il fatto di aver fatto dei programmi, aver fatto dei progetti, piuttosto che avere magari un certo polmone finanziario da investire in questo progetto, sia quello che è il punto di forza, ok? È come se già aveste messo radici, adesso dovete solo aspettare che l'albero cresca. Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni, perché qualche cosa mi dice
il mondo, che vi manca un po' di entusiasmo probabilmente, vi manca un po' di azione. Però tenete presente che avete il mondo, che è un'altra carta di completamento, di risultati, con il sé. È come se non doveste fare poi molto. Probabilmente qui avete la carta della temperanza perché il lavoro è già stato fatto. Adesso si tratta di arrivare a completamento, di arrivare all'equilibrio, di arrivare a riscuotere il denaro che vi spetta. Tenete presente che 6 di pentacoli è l'arcano minore della giustizia. Qui si tratta proprio di dare e ricevere il giusto. Tanto ho dato, tanto ricevo. E arriva, ragazzi, come se non doveste fare più di tanto. O meglio, come se non doveste muovervi più di tanto. Abbiamo poi questo asso di bastoni, parla di nuovi inizi, parla di azioni, parla di incontri anche. Andiamo a vederlo. Wow, temperanza che avete già qui. Ragazzi, io ho come la sensazione che inizierà un nuovo capitolo della vostra vita. Guardate, tra di coppe, festeggiamenti, amici, celebrazione, il tempo della raccolta. Sì, con questo asso di bastoni si tratta solo di iniziare a raccogliere i vostri frutti. Infatti poi qui avevate anche 6 di pentacoli, ok? Andiamo a vedere questo fante di spade, perché il fante di spade è normalmente un'energia con tante idee, molto dinamica, idee geniali proprio, però come se ci fosse una sorta di difficoltà a radicare queste idee. Andiamo a vedere. Fante di spade, giustamente. E 10 di bastoni al contrario. Ragazzi, ho come la sensazione ehm, allora, o potrebbe essere necessario affidarsi ad un contabile, ad un esperto, diciamo, del settore per quello che riguarda questo progetto, perché con il fante di spade vi dicono di controllare bene tutto e di lasciarvi indietro con questo 10 di bastoni le aspettative degli altri. Soprattutto se questo progetto ha a che fare con una questione familiare, vi dicono di lasciarvi indietro tutto quello che è l'aspettativa degli altri. Io credo che dobbiate prima imparare a riconoscere questa aspettativa. Cioè, che cosa gli altri si aspettano da voi, che cosa voi fate solo ed esclusivamente per soddisfare le aspettative degli altri. E il 10 di bastoni fa anche riferimento alle responsabilità che vi state prendendo e che non sono vostre. Ragazzi, io vedo molta indipendenza. Andiamo a vedere adesso l'eremita, però ho come la sensazione che, guardate, di nuovo, giudizio e 4 di bastoni. È come se aveste bisogno di... cioè, da un lato sento che volete fare qualche cosa in più, probabilmente c'è qualche cosa inerente al passato che per voi potrebbe essere un sogno che avete voglia di manifestare, di realizzare, ma è come se ci fosse qualcuno o sento che sia più qualcuno piuttosto che qualcosa, ma magari per qualcuno di voi fa riferimento a un fatto più che a una persona, però è come se ci fosse qualcuno che vi frena un pochettino. O è la vostra scarsa stabilità economica, o è il fatto di non avere un contratto scritto. E allora questo vi rende titubanti, però in realtà io qua vedo abbondanza, prosperità, il 9 di pentacoli è anche una carta che parla di eredità. Abbiamo poi un 6 di pentacoli, il mondo, quindi sento che comunque il progetto può essere in allineamento con voi stessi, però è come se non fosse del tutto vostro. È come se aveste bisogno qui di rendervi conto
di quello che non vedete, avete bisogno di ricercare la vostra verità con la carta dell'eremita. Cosa è valido per voi, cosa vi fa star bene, cosa vi appaga, cosa vi rende felici, cosa vi appassiona. Andiamo a vedere con Osho che cos'altro riesco a dirvi. Outsider, noi siamo il mondo e gravame. Ragazzi, qui ho l'idea che qualcuno o vi faccia sentire o qualcuno di voi si senta in realtà intrappolato in una situazione. C'è un 10 di denari e un gravame. Ho questo sentore che sia una situazione di famiglia e che qualcuno vi dica devi aiutare la famiglia, è l'attività di famiglia e quindi devi fare quello che ti viene chiesto, cose di questo genere. Perché il gravame è un 6 di spade, è qualcuno che si aspetta qualche cosa da voi. Siccome questo è un 10 di denari, fa riferimento a un gruppo, normalmente un gruppo familiare, ed è come se vi sentiste bloccati all'interno di questo gruppo familiare. Ripeto, io parlo di gruppo familiare, ma può essere anche un gruppo lavorativo, però è un po' come se vi sentiste bloccati dalle aspettative degli altri. Devo dire, è per quello che qua vi dicono di ricercare la vostra verità, perché le idee ci sono, cioè le idee sono idee geniali. Il punto è che secondo me, nell'ambiente dove siete, ehm, può essere che non veniate tanto riconosciuti. Anche se poi in realtà qualche cosa arriva, Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo zen, vediamo cosa vi dicono, cosa vi vogliono consigliare. Mu. Questa carta è bellissima. È bellissima perché è una risposta che non è una risposta. È come se potremmo tradurla come un ni. Non è né sì e né no. Ok? Semplicemente è. Non è né giusto né sbagliato, semplicemente è. Bene, cari amici della Perite, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, con un commento, una condivisione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi abbraccio, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!